buongiorno, io sono Laura Simionato, sono un direttore d'orchestra e ho studiato fin da piccola il pianoforte, poi mi sono diplomata in pianoforte, musica corale e direzione di coro, ho intrapreso gli studi della composizione che ho portato avanti fino all'8º anno e in seguito mi sono sia diplomata che laureata in direzione d'orchestra. Il mio interesse per la musica è stato grandissimo fin da quando ero piccola, ma non pensavo di approdare alla direzione d'orchestra. Quindi la direzione d'orchestra è arrivata un pochino più avanti in età, dopo i 20 anni. E quando mi sono diplomata, molto felice di raggiungere questo traguardo, mi sono accorta che per intraprendere l'attività professionale era molto difficile, prima di tutto perché era un lavoro prettamente maschile, quindi ogni volta che mi presentavo e non avendo un aspetto insomma molto virile ma molto femminile, tutti mi dicevano che insomma una presenza così insomma femminile, ecco, non avrebbe forse corrisposto a quell'immagine che un'orchestra intera si sarebbe aspettata. Perciò ho cominciato a contattare tutte le agenzie di spettacolo, sempre per proporre il mio curriculum, ma la risposta era sempre la stessa. Avendo comunque un numero elevato di direttori d'orchestra uomini, sarebbe stato difficile pensare di proporre una donna come al comando di un'orchestra. Nel periodo in cui io facevo queste proposte eravamo negli anni 90, 95 circa. Quindi ancora sì, c'era la possibilità di pubblicizzarsi via internet, però ancora non aveva quella diffusione come quella di oggi. Comunque ho iniziato a creare un sito e però appunto tutte le agenzie mi chiedevano un curriculum che io non avevo, perché è vero che avevo un diploma, ma sul campo non avevo ancora operato. Quindi a questo punto, rendendomi conto che da sola non avrei potuto affermarmi in nessun modo, ho costituito un'associazione. E questa associazione l'ho costituita io e con due altre mie amiche che non erano musiciste, ma che hanno così insomma gentilmente risposto positivamente alla mia richiesta. E attraverso l'associazione ho cominciato a stendere dei progetti che presentavo alle varie istituzioni, ai comuni, alle province, alle regioni, alle ambasciate, al Ministero dei Beni Culturali, eccetera. Proponevo dei progetti e richiedevo dei finanziamenti. Questo percorso non è stato così immediato perché io non avevo una preparazione manageriale, non avevo una preparazione insomma in qualche modo politica, comunque non ho imparato a prendere i contatti, parlare con le istituzioni ed è stato un percorso non facile da raggiungere. Quindi ecco perché accanto alla propria professione oggi suggerirei a tutte le donne che vogliono intraprendere un'attività di affiancare questa preparazione culturale, di studi eccetera a un percorso manageriale. Perché questo è stato fondamentale, perché attraverso la richiesta di finanziamenti alla stesura di progetti per i bandi, io ho acquisito tutta una serie di fondi che mi hanno permesso di programmare la mia attività di concerti.